Dopo l'ultima sessione l'ha riportata a casa a pezzi. Te credo, ma hai buttato fuori dal curvone. Dai, va, chittiamo sta mini Z. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È arrivato il momento di fare bella la mia mini Z, perché fra pochi giorni, qualche settimana, vi comunicherò la data di apertura del DP Track. È trascorso oltre un anno, ci abbiamo lavorato tutti i giorni. Il risultato che abbiamo ottenuto è qualcosa di unico nel suo genere. Vi anticipo già che le idee sono in continua evoluzione, ogni giorno ce n'è una, ma abbiamo detto, oh, adesso fermiamoci un attimo, apriamo il DP Track e divertiamoci tutti quanti insieme. In quest'anno ragazzi di duri lavori abbiamo effettuato anche tantissimi test, sia per quanto riguarda il DP Track, perché io volevo una vista a puntino, che anche per andare a conoscere tutto il mondo mini Z, perché vi pare che mi faccio trovare impreparato? Io devo sapere tutto: gomme, cerchi, carrozzerie, interassi, tipologie di motore, tutto. E questo ha richiesto tante scariche, talmente tante che la mia mini Z, contate, ne ha compiute 564 scariche da oltre 30 minuti. C'è qualcosa di impensabile. Manutenzione, pezzi cambiati, via, ti faccio vedere. Gomme, vabbè, cambiate in quantità industriali. Un motore, questo è il secondo. A livello di plastiche non si è rotto assolutamente nulla. Vabbè, il telaio nella parte anteriore, botti su botti, ha ceduto. Come potete vedere anche i musetti, succede ragazzi, si fanno degli urti, magari quando si è 3, 4, 5 persone in pista tutte a battagliare al filo del rasoio, può capitare il crash che, ecco, succede questo. Ma visto che comunque sia, lo sapete, io mi affeziono, ho deciso di andare a far rinascere la mia mini Z, perché se lo merita, con diversi upgrade, sia Kyosho che R246. Lo so, già mi è stata fatta la domanda, ma quanto si spende per fare una mini Z come quella che adesso vado a fare? Oltre 200 euro. Ne vale la pena? Questo ve lo mostrerò una volta aperto il DP Track, dove la metterò a dura prova. Però al lato estetico sono spettacolo. Mo te faccio vedere che montiamo oggi. Aspetta un attimo, ma non avevi detto che giravamo tutti quanti stock? Assolutamente sì ragazzi, ma se qualcuno di voi vuole montare degli optional per girare in tutta tranquillità e magari non partecipare alle future gare con i futuri regolamenti, lo può fare tranquillamente. Oh, sono troppo belli, ti è. Guarda che spettacolo. Iniziamo subito con i pezzi dell'R246, dove troviamo il banchetto del motore, bellissimo ragazzi, e questo ci permette di effettuare un perfetto accoppiamento che va a togliere un piccolo problemino, anzi una caratteristica della mini Z, che i pignoni si consumano a lungo andare, ma con questo supporto, oltre a essere bello e anche oltre a cambiare la dinamica del vostro modello, vi risolve il problema dell'accoppiamento del tutto. Un pignone e basta, poi non si consumano più. Altro pezzo, sempre R246, l'ammortizzatori anteriori ragazzi, idraulici a olio, sono uno spettacolo. Io già li ho montati su qualche mini Z e ho detto no, ci voglio avere pure io, sono troppo belli. Altro pezzo R246, i fuselli anteriori con la campanatura a -1, quindi inclinati leggermente verso l'interno, campanatura negativa di 1 grado. Ci sono anche da 0 gradi o anche da -2 gradi. Un upgrade che a oggi purtroppo mi manca, perché al momento è terminato, era il kit delle barre di sterzo della mini Z, questa barretta qui. Il kit R246 include 4 di queste barrette, di questo sistema, di questi leveraggi dello sterzo che vi permettono di andare a gestire la convergenza del modello. Differenziale a sfere, questo vi aiuta veramente tanto
specialmente se utilizzate la radio originale, perché sul nostro fondo almeno il freno ha una funzione importante e essendo queste RVD, quindi trazione posteriore, nel momento in cui si va a frenare la macchina tende a intraversarsi. Con il differenziale a sfere invece regolato al punto giusto abbiamo una frenata molto più para, cosa che possiamo gestire nettamente in maniera migliore con una radio digitale tipo una Futaba 4PM oppure come la mia tanto amata 10VX, perché lì mi si è proprio aperto un altro mondo, ragazzi, un'altra sensazione di guida. Vabbè, ultimo upgrade della Kyosho, questo lo monto perché mi piace, 7 viti in titanio, sempre con testa a croce per rimanere nell'originalità. Certo che i viti a testa esagonale era meglio, però vabbè, io quando leggo Kyosho e Mini Z, mio, c'è niente da fare. Vi ho detto che era l'ultimo e non è vero, non è vero, perché anche il telaio che vado a montare è la versione SP, quella che ha le lamelle dorate per batterie, che cambia tutto. Se monti questo vai nell'iperspazio. Non è vero, è un miglior passaggio di corrente naturalmente, il telaio rimane invariato, quindi non abbiamo una modifica particolare, però è bello sapere che ce l'abbiamo. E un'altra cosa non vi ho detto, questo non è un upgrade, ragazzi, questo è un oggetto, questo è anzi un'opera d'arte. Andrò a montare questa carrozzeria BMW M3 e 46 originale Kyosho, fuori produzione, un valore piuttosto elevato, ma la vado a montare, no per girarci però. E perché la monto? Vabbè, va, senti, verso la fine del video vi faccio vedere qualcosa che dite, ho capito, l'attesa ne è valsa la pena, quindi non mandate avanti subito alla fine del video, è inutile perché poi lo dovete trovare. Famo una cosa, bando alle ciance, scarto il telaio, vado a montare quelle parti che non c'è bisogno che ve le spiego. Non sai che faccio? Monto tutta sta roba, faccio vedere qualche video a ritmo di musica e dai, va. Ah, subito così, primo upgrade, ammortizzatori anteriori. Ma non li vedi quanto sono piccoli? Funzionano, funziona bene tutto l'insieme che include questo kit, perché anche per quanto riguarda l'asse anteriore troviamo un irrigidimento importante, richiede qualche piccola modifica, ma fortunatamente ci stanno anche le istruzioni, ragazzi, ben comprensibili, ci vuole veramente poco. Vedete, dice di tagliare le alette, queste qui del supporto anteriore, una volta tagliate si va a montare il tutto. Vabbè, ci vuole un attimo e ve lo spiego passo passo. Primo step, accendete il Dremel. Andiamo a prendere il giusto supporto degli ammortizzatori, perché ce ne sono due tipi naturalmente, sia per narrow che per wide, quindi per la carreggiata stretta o larga, ma questo è il kit per la carreggiata larga wide, come viene indicato anche su questa barretta con la W. Quindi andiamo a prendere il supporto del tipo wide, quello per narrow ai fori molto più vicino, vado a staccare dalla stampata i bracci superiori, cambia totalmente la Mini Z, ragazzi, con questo kit. Apro quest'altra confezione che include qualcosa che non vi aspettate. La vedete? No, mo la faccio vedere io. Tiè. Ah, barra stabilizzatrice. Troppo caruccia. Inoltre troviamo anche altri due set di molle e già vi anticipo che andrò a montare direttamente quelle nere, in quanto quelle originali troppo morbide, quelle dorate troppo dure, quelle nere una via di mezzo perfetta. Inseriamo le sfere all'interno dei bracci superiori, aiutatevi con una semplice pinza se non ci riuscite con le vostre mani, sono un po' dure,
non bisogna far nulla di che. Ok, perfetto. Barrettina anteriore in metallo, questa ragazzi va a togliere tanto gioco sull'asse anteriore. Monto i bracci superiori qui sul banco e poi vado a installarli sulla Mini Z. In teoria adesso, per andare avanti correttamente, dobbiamo andare a montare la piastra sotto di sterzo che prevede un altro upgrade. Dove ha messo i fuselli? Eccoli! Questi in metallo. Ragazzi, adesso un upgrade tira l'altro. Famo così, mi fermo solo nei punti salienti. Anche se piccola, questa barra fa la sua funzione. Adesso ragazzi, avantreno montato, guardate che spettacolo. Vado a riempire con giusto 2 goccette d'olio ragazzi, nessuna procedura, svita del tappo, inserite 2 gocce d'olio, chiudete e poi montate tutto come indicato sul manuale. Svito il corpo dell'ammortizzatore. Sì, ma con questi titoli non si vede niente. Oh, che te posso fare? Sono piccole e poi lo sai che c'è? Mi fa pure prurito perché sotto queste cose così piccole. Mo non mi venite a dire oh ma la montata ammortizzatori è al contrario, vanno così ragazzi, guardate che spettacolo, cioè troppo bella, cambia completamente aspetto la Mini Z, sembra o no un modello ancora più professionale. Io vi dico che già l'ho provata full optional, non la mia, e sono rimasto a bocca aperta. La differenza specialmente sulla stabilità si sente, ma la velocità rimane sempre la stessa, perché il bello è che se non cambi il motore la differenza vera per quanto riguarda la prestazione la fa solo il manico. O no faccio? Dimmi se mi sbaglio, certe sonate t'ho dato Aspetta, non lo posso montare perché qua mi serve il motore nuovo, devo rodarlo. Ragazzi, il rodaggio non è un'operazione fondamentale, vitale, ma se viene effettuata correttamente vi garantirà di avere un motore sin da subito al massimo delle sue performance. In poche parole, il rodaggio non è nient'altro che un lavaggio del motore, perché nella prima fase di utilizzo del motore si vanno a rodare le spazzole del motore. Quindi quando c'è un rodaggio, c'è un leggero consumo, quel materiale rimane all'interno del motore e va a ridurre le sue prestazioni. Invece facendo un rodaggio si va a pulire subito il motore, si va a montare sul modello pulito e lubrificato e vedrete che il motore guadagnerà qualche migliaio di giri. E come faccio io? Personalmente utilizzo l'RC Tech, quindi un prodotto a base di petrolio con un semplice back che andrò a alimentare con una batteria LiPo. Vado a impostare la corrente, 5 minuti in un verso a 1.5 volts, 5 minuti in un altro verso di rotazione, quindi invertendo la polarità sempre a 1,5 volt, e poi per finire 5 minuti sempre in un verso e altri 5 in un altro a 3 volts. Fatto quello, vado a lubrificare le bronzine del motore. Potrete utilizzare dell'olio classico per lubrificare cuscinetti e bronzine, oppure l'olio Zippo, sì, proprio quello che si usa per gli accendini Zippo. Più pezzi monto e più voglia c'ho di provarla in pista. È troppo carina. Ehi Siri, imposta una sveglia fra 5 minuti. A posto, ha suonato la sveglia, procedura completata. Adesso vado ad asciugare per bene il mio motore, 2 goccette di olio sulle 2 bronzine, quelle dove scorre l'albero del motore, e poi vado a montare tutto
sul banchetto. Le cose fa come te pare, sono un spettacolo, guarda che classe. Poi con sta storia che si può regolare accoppiamento è uno spettacolo. E adesso differenziale a sfere della Kyosho, codice MZW436. Il differenziale a sfere, ragazzi, arriva già preassemblato. Questo è un differenziale regolabile tramite questa ghiera, inserendo una chiave che ci viene data all'interno della confezione, una classica chiave a brugola di piccole dimensioni. Andiamo a indurire o ammorbidire il differenziale a sfere. Questo, ragazzi, è un upgrade che ritengo veramente valido, non costa poco ma fa la sua funzione. E adesso vi mostro tutto il blocco posteriore appena completato. Dai, va, montamolo. Prima di tutto puliamo i cuscinetti e lubrificamoli. Forse l'avrò fatto una volta. Ragazzi, vedete la bellezza di questo banchetto, che grazie a questa vite che posta anche dall'altra parte possiamo andare a effettuare l'accoppiamento, e grazie alla rigidità di questo banchetto e del relativo supporto motore che non è in materiale plastico, il pignone avrà un'usura nettamente inferiore. E poi possiamo sempre andare a gestire l'accoppiamento, quindi anche se magari si può consumare un pochino e prende un po' più di gioco, possiamo sempre andare a fare l'accoppiamento. Fondamentale, uno, per la silenziosità di questo modello, perché le Mini Z MR03 con il supporto del motore del tipo MM sono un po' rumorose. Con questo supporto, ragazzi, il rumore si azzera praticamente del tutto. Gomme rigorosamente nuove e rigorosamente io sul nostro tracciato utilizzo un solo tipo. Codice MZW17-20. 20 sono gli shore, abbastanza morbide. Fortunatamente all'interno di una confezione ne troviamo 4 e a noi ce ne servono solo 2 perché all'anteriore sono più strette. Mi raccomando, quando andate a montare i pneumatici fate attenzione al verso di inserimento, perché qui all'interno c'è una piccola scalinatura che va a combaciare con il dente presente sul cerchio. Gomme all'anteriore sempre del tipo slick, ma questa volta 30 shore, quindi leggermente più dure del posteriore. Queste sono strette e sono la versione low 8, bassa altezza, e pensate che sono quelle intermedie, perché ci sono le standard che sono leggermente più grandi di diametro di queste qui, poi ci sono le low 8 e ci sono anche le ultra low 8. Ho capito che dobbiamo tenere la macchina attaccata a terra, però ragazzi, con quelle finite uguali. no, eccole, cioè questa è una gomma, anzi un pneumatico praticamente finito. Guardate, ha consumato anche lo scalino, è finito. Ci abbiamo fatto 15 scariche facendo inversione ogni singola scarica, 15 scariche per circa 40 minuti. Fatevi i conti, però l'anteriore, almeno sul nostro tracciato, consuma parecchio, 3-1 rispetto al posteriore, quindi 3 cambi di anteriore e uno solo al posteriore.
queste, guardate, sono ancora in perfetto stato. C'è da dire che però, visto che comunque sia si cambiano così a lungo termine, consiglio una volta cambiate le anteriori di cambiare anche il posteriore, perché abbiamo un modello molto più paro. Adesso vado a montare i pneumatici all'anteriore, vi mostro la mia Mini Z terminata e poi un'altra chicca per voi. Cioè, cambiata dal giorno alla notte. Che spettacolo le sospensioni anteriori, sono stupende. E adesso monto la carrozzeria, però fate bene attenzione. Ma da quant'è che vedi una Mini Z così? Scusa, fammi capire. No, dimmelo. Mai vista. Ah, ecco, no, perché questo è veramente un pezzo da 90, ragazzi. Del 90. Del 90. E sinceramente c'ho anche l'ansia nell'usarla. Cioè, perché so troppo belle. È uno spettacolo e ormai queste carrozzerie non si trovano più. Per fortuna io ne ho più di qualcuna di M3 46. Mi manca una colorazione che chissà se prima o poi la trovo. Però sta carrozzeria è incompleta. Lo sapete perché? Ci mancano le luci. E come si montano le luci? È difficile montare le luci. Ma di che? Ci vuole un secondo, ragazzi. MZW429R, kit composto da 2 luci a LED bianche e 2 luci a LED rosse, che indovinate un po' vanno a simulare la frenata. Infatti quando frenate si accendono gli stop. Ci tengo a informarvi che non tutte le carrozzerie hanno la predisposizione per le luci a LED, cioè non troverete le parabole all'interno della carrozzeria e quindi installare i LED diventa un po' più complicato, ma tranquilli, è tutto fattibile anche questa. Nella parte anteriore prevedeva i LED? No. Nella parte posteriore prevedeva i LED? No. Mi sono arrangiato e invece di montarne 4 ne ho montati 8 perché mi piaceva così, faceva più luce. Ragazzi, il modellismo vuol dire anche inventarsi, applicarsi per realizzare il modello dei vostri sogni e questo è quello dei miei. Adesso vi mostro come vado a montare le luci e poi il risultato finale ve lo mostro da un'altra parte. Tiro fuori, non guardo le istruzioni perché è veramente semplice. Quelle con la guaina termica nera sono le anteriori, quelle con la guaina termica rossa sono le posteriori. Vi basta andare a togliere i finti LED che trovate all'interno della carrozzeria. 1, 2, 3 e 4. Andare a posizionare al posto di questi tappi i LED. Se volete o avete necessità potete anche mettere un goccio di colla. E una volta fatto, dove applico lo spinotto? Qui, ragazzi, nell'apposita porta sul telaio del modello. E adesso, ragazzi, siamo pronti per accenderla. Secondo voi questi upgrade sono belli? Cos'altro fareste sulle vostre Mini Z? Adesso, dopo tutto sto po' di video, ce lo fai vedere sto risultato finale? Namo va. Vi ricordate com'era? Beh, vi dico che non vi potete immaginare di come sarà. Ragazzi, il DP Track è quasi ultimato. Come potete vedere, di lavori ne sono stati fatti veramente tanti, sia strutturali che per quanto riguarda la realizzazione di questo tracciato unico al mondo. Dobbiamo ancora ultimare la zona box, qualche altro dettaglio, ma come la vedete la mia BMW M3 E46 sotto al maxi schermo? Però adesso non è il momento di farla scatenare in pista, dobbiamo portarla in garage. Scusatemi ragazzi, ancora non ho montato la serranda elettrica. Che ne dite del garage del DP Track? Mica ce n'è uno. Ciao!